Ciao a tutti, sono Graziano Cammisa e faccio il sound designer. In questo video parliamo di cuffie magnetoplanari. Le cuffie magnetoplanari sono cuffie costruite con una tecnologia differente dalle cuffie dinamiche, che sono le cuffie standard a cui noi tutti siamo abituati. Le cuffie dinamiche hanno un limite, il loro limite è meccanico. Il limite meccanico delle cuffie dinamiche si basa sul fatto che all'interno delle cuffie dinamiche c'è un magnete e una membrana a cui è attaccata una bobina attraversata da un campo elettrico variabile. Le variazioni del campo elettrico, che rappresentano il segnale che scorre all'interno della bobina e quindi il segnale audio, generano delle variazioni del campo magnetico e quindi la bobina entra in movimento e fa muovere con sé la membrana, che genera delle variazioni di pressione acustica e ci permettono di ascoltare il panorama musicale che le cuffie devono rappresentare. Il peso del sistema genera ovviamente una serie di stress meccanici e di difficoltà di movimento dovute al peso dell'intero sistema fondamentalmente. Le cuffie magnetoplanari superano questo limite in maniera molto interessante e fondamentalmente si basano su due magneti paralleli tra i quali c'è sospesa una membrana coperta di microconduttori attraversati da una corrente variabile che rappresenta il segnale. Il principio di funzionamento è comunque determinato dalle variazioni del campo elettrico e del campo magnetico che permettono alla membrana di entrare in movimento, ma in questo caso la membrana non è attaccata a nulla di pesante ed è completamente libera di muoversi, avendo come unica resistenza quella dell'aria e quindi di rappresentare le variazioni di pressione in maniera molto più libera, e quindi l'effetto di questa nuova tecnologia è una riproduzione migliore dei transienti, una maggiore velocità, quindi una più alta dinamica e una più grande precisione nella rappresentazione del segnale. Oggi vi mostro un paio di cuffie di un'azienda cinese che si chiama Hi-Fi Man. L'Hi-Fi Man è un'azienda moderna, interessante, veloce, che è nata in America grazie ad un ingegnere cinese e poi ha trasferito la produzione in Cina. Il modello di cuffie che vi faccio vedere si chiama Deva Pro ed è uno dei prodotti di medio-alto livello dell'Hi-Fi Man, che tra l'altro ha una aggiunta molto interessante. Si tratta di un amplificatore Bluetooth che è connesso al posto del jack di connessione della cuffia e fa diventare fondamentalmente delle cuffie Bluetooth. Ma passiamo subito all'unboxing. Il pacco arriva dalla Polonia e ringrazio Mark di questa possibilità di test e procediamo subito all'apertura. Ed ecco al suo interno lo scatolo delle Hi-Fi Man. Sul fronte dello scatolo leggiamo NIO Super Nano Diaphragm Stealth Magnet Design e, come vi dicevo, all'interno dello scatolo c'è anche il Blumini R2R Bluetooth Dongle, che è l'amplificatore che con la tecnologia Bluetooth rende le Hi-Fi Man fondamentalmente portatili. Qui c'è questo adesivo argentato che certifica l'originalità del prodotto. È spiegato che queste cuffie si basano su di una tecnologia magnetoplanare, e invece alle spalle ci sono le caratteristiche delle cuffie che andiamo a leggere. Sono in due lingue, inglese e cinese. Sono delle cuffie open back, la risposta in frequenza è da 20 a 20.000 Hz, anche se il distributore europeo mi garantisce che lavorano tra i 5 e i 50.000, ma molto bene tra i 20 e i 20.000. La loro impedenza è di 18 ohm e la sensibilità di 93,5 dB. Mentre le specifiche del Blumini R2R, la trasmissione è Bluetooth ed USB, i codec sono l'aptX HD, l'aptX, l'LDAC, la AC, l'SBC. Ha all'interno un microfono che ci permette, nel caso in cui lo volessimo connettere ad un telefono, di parlarci, e l'indicazione della durata della batteria è di 8 ore. Apriamo lo scatolo e dentro ci troviamo la Owner's Guide
quindi la guida utente, sembra scritta benissimo, interessante le spiegazioni fisiche. Ecco qui la differenza tra una cuffia dinamica e una cuffia planare. Come vi dicevo, qui c'è un magnete e una bobina legata alla membrana nel caso delle cuffie dinamiche, mentre come possiamo vedere le cuffie magnetoplanari hanno la membrana libera di muoversi nello spazio tra i due magneti, e i conduttori sono integrati direttamente con la membrana. Delle riproduzioni 3D del sistema magnetoplanare, qui vediamo la forma del conduttore sulla membrana, e qui leggiamo che le Diva Pro includono un cavo da 3,5 mm disegnato direttamente per le Diva Pro da HiFiMan, e il Blue Mini R2R che permette di farle diventare Bluetooth. Spiega come indossare le cuffie, istruzioni di sicurezza e 2 parole sulla garanzia. Dopodiché, dall'altra parte, inizia la guida in lingua cinese. Questo è il manuale del Blue Mini, da un lato in cinese e dall'altro lato in inglese. Dice piccolo ma potente, c'è un convertitore da digitale ad analogico, ha un'uscita da 3,5 mm anche lui, che può essere connessa all'ingresso delle cuffie. Qui spiega che il circuito è grande quanto un penny, immagino che questo sia un penny, e contiene un ultra small Himalaya DAC. Himalaya è il convertitore da digitale ad analogico presente all'interno. Ancora un paio di informazioni sui codec: peso di 25 grammi. Questa è la garanzia, il numero di serie di entrambi i dispositivi, quindi delle cuffie immagino e del Blue Mini, e il QR code per scaricare la guida utente in digitale. Qui c'è un certificato che riguarda la Stealth Magnet Technology, quindi la tecnologia magnetica della HiFiMan, e i ringraziamenti della HiFiMan per aver scelto questo prodotto. Sali minerali, sempre ben accetti. Qui c'è un cavo USB che immagino sia necessario per caricare il Blue Mini, il cavo audio di connessione da doppio mini jack left-right da 3,5 mm a mini jack da 3,5 mm stereo. Devo quindi probabilmente dedurre che il cavo è bilanciato, immagino di sì. Il Blue Mini R2R, un apparecchio molto piccolo, interessante, molto bello, che appunto contiene il convertitore da digitale ad analogico, l'amplificatore di segnale e i mini jack di connessione, oltre alla tecnologia Bluetooth. E poi le Diva, che sono incastrate alla perfezione in questa custodia scavata ricoperta di raso nero, super elegante e anche super sicura, immagino, per le cuffie. Le cuffie sono meravigliose, si tratta di cuffie aperte e l'archetto è morbidissimo, sembra comodissimo e sono solide. La sospensione dei padiglioni è in metallo allungabile, guarda che bello, e anche tiltabile la segnalazione sinistra-destra. Come potete vedere, il padiglione sembra essere leggermente inclinato per seguire l'inclinazione dell'orecchio rispetto all'asse dell'archetto, e esattamente come ci siamo detti prima, cioè il connettore ha un doppio connettore, sinistra e destra. Qui ci sono 2 ingressi, uno per il padiglione sinistro, uno per il padiglione destro, ma sul padiglione sinistro c'è anche un'indicazione che spero di farvi vedere, in cui si dice che al sinistro si può connettere anche un TRRS audio, quindi fondamentalmente dall'ingresso sinistro possiamo fare un ingresso ad entrambi i padiglioni.
E adesso proviamo ad indossarle. Sinistra, destra. Le cuffie sono leggere, comodissime, l'archetto è morbido, confortevole, i padiglioni sono morbidi e ricoperti di questa finta pelle che li rende davvero comodi. Me le aspettavo decisamente più pesanti, sono davvero comode. Proviamo a connettere il mini jack. Sinistra, destra. Il cavo è lungo, credo, 2 metri. L'adattatore laccato in oro sembra molto ben fatto. Adesso sono curioso di connettere il Blue Mini e vedere come si comporta anche dal punto di vista del peso. Questo va connesso alla cuffia sinistra, appunto, dove l'indicazione dice che è disponibile per l'ingresso di un TRRS da 3,5 mm. Il Blue Mini si incastra con una clip che è questa e si blocca sulla cuffia. Sono curioso della differenza di peso tra i due padiglioni, ma è assolutamente perfetta anche con il Blue Mini. Non è poi così grande, non è poi così fastidioso, è molto piccolo, è, è comodo. Le cuffie sono completamente aperte, sembra di non averle dal punto di vista acustico e, ripeto, sono comode, lo spazio a disposizione per l'orecchio è sufficiente, sono davvero comode. Sono curioso nella prossima settimana di fare dei test per capire come reagiscono al lavoro e quanto è semplice lavorarci per tante ore, quanto è comodo indossarle per tante ore durante il lavoro. Lumini naturalmente è da caricare e si sgancia premendo questa mollettina e semplicemente tirando. Devo dire che la prima impressione su queste cuffie è che siano delle cuffie costruite in maniera molto buona, sono davvero molto comode. Anche l'interno dei padiglioni è in questo raso che le rende non appiccicose, comode, c'è una sensazione liscia sulla pelle, gli scatti dell'archetto sono solidi e una volta in posizione restano in posizione. La griglia esterna sembra metallica e all'interno c'è una sorta di calza dietro la quale è visibile la serpentina dei conduttori sulla membrana. Spero riusciate anche voi a vederla. La prima impressione su queste cuffie è che siano cuffie di ottima fattura e sia un prodotto molto ben studiato, molto ben costruito, solido, comodo e assolutamente un prodotto che mi sento dal punto di vista della comodità e della solidità di consigliare. E adesso vado a fare una prova d'ascolto. Allora, la prima impressione è incredibile. Forse rispetto alle cuffie dinamiche il volume è più basso, segno che è necessario probabilmente un amplificatore più potente con l'impedenza corretta. Però la definizione sulle medio-alte e sulle alte è incredibile.
La cosa veramente assurda rispetto alle cuffie dinamiche è il panorama stereofonico. La posizione delle cose è talmente ampio che sembra quasi esagerato. Le basse sono equilibrate, molto profonde, molto precise. Beh, credo che siano delle cuffie incredibilmente utili anche per il mix musicale, per il doppio check. Sono piacevoli all'ascolto, a differenza di tante altre cuffie che magari sono fatte per essere precise e quindi non estremamente piacevoli all'ascolto, molto critiche quindi. Loro sono comunque piacevoli, non mi sembrano delle cuffie che affatichino l'ascolto. Ripeto, sono leggere, sono strabiliato dalla dinamica e dall'immagine stereofonica. Non credo di aver mai sentito niente del genere in cuffia prima di adesso. Confesso che sono le prime cuffie magnetoplanari che ascolto, quindi è chiaro c'è una differenza di tecnologia rispetto alla tecnologia a cui sono abituato, però sono incredibili. Cercherò di utilizzarle il più possibile per il lavoro nei prossimi tempi e spero di potervi raccontare nell'immediato futuro qual è la mia sensazione, la mia personalissima e semplice opinione su come queste cuffie si comportano dopo ore di lavoro e dopo aver fatto l'abitudine a questo genere di tecnologia. Per il momento sono davvero estasiato dalla differenza incredibile che c'è rispetto alle cuffie dinamiche a cui sono abituato. Grazie all'iFi Man di avermi inviato questo modello di test delle Diva Pro e del Blue Mini R2R e ci vediamo alla prossima. Ciao!